L'obiettivo di questa esperienza è quello di riuscire a misurare la larghezza di banda di un filtro all'interno della gamma 20 Hz 20 kHz. Normalmente per questo tipo di misurazioni si impiega un analizzatore di spettro, soluzione sempre preferibile, ma qui oggi vorrei impiegare un generatore di rumore bianco, un volmetro, carta e penna e appunto un filtro come oggetto della nostra indagine. Come generatore di rumore bianco ho scelto il generatore a sintesi di frequenza HP8904A, particolarmente indicato per lavorare in bassa frequenza. È uno strumento che ha una notevole precisione ed una purezza spettrale di ottimo livello. Tra le varie caratteristiche possedute troviamo anche la possibilità di generare un segnale di rumore bianco, pertanto di livello costante su tutte le frequenze, che si estende da 0 sino a 745 kHz. Il livello del segnale presente al bocchettone di uscita è impostabile da tastiera e questo agevolerà molto la misura che oggi voglio realizzare. Per iniziare cerchiamo di capire come esattamente ottenere un ben definito livello di uscita. Dando un'occhiata, uno sguardo a questo foglio Excel che ho realizzato appositamente, si può notare come l'impedenza d'uscita dello strumento sia di 50 ohm standard nella modalità uscita sbilanciata. È possibile avere anche un'uscita bilanciata, ma questa soluzione non avrà un'utilità pratica per le misure che voglio fare adesso. Il livello indicato dal display è il livello di picco del generatore interno. Poniamo il caso di voler misurare 0 dBu, cioè 775 mV/ms sul carico connesso al generatore, che poniamo essere pure lui di 50 ohm. Scopriamo che sarà da impostare un valore di picco pari a 2,19 volt. Verifichiamo la correttezza del nostro ragionamento. Risultato pienamente confermato. Se invece avessimo avuto un carico di 600 ohm anziché 50, la tensione a cui avremmo dovuto impostare lo strumento sarebbe stata di 1,19 volt. Verifichiamo nuovamente la correttezza del nostro ragionamento. Stabilita una buona confidenza con i livelli di uscita, diamo un'occhiata alle specifiche dichiarate come generatore di rumore bianco. Le caratteristiche specificate da HP ci dicono almeno due cose. La prima è che il fattore di cresta del rumore bianco generato è pari approssimativamente a 4,4. Il fattore di cresta è il rapporto tra il valore di picco ed il valore RMS. Ricordiamoci che non stiamo trattando una sinusoide, ma un segnale di rumore che è notevolmente più complesso. Nel caso di una sinusoide avremmo avuto un fattore di cresta pari a radice di 2. Facciamo una verifica strumentale. Pongo il generatore con una tensione sinusoidale di picco pari a 2,82 volt. Sappiamo che collegando un carico di 50 ohm dovremmo misurare un volt RMS. E così è. Se ora manteniamo lo stesso livello ma generiamo un segnale di rumore bianco, per la formula dichiarata dalla casa costruttrice avremmo che sull'intera banda dovremmo misurare circa 320 mV. Ed infatti è proprio così. Prestiamo attenzione però sul fatto che stiamo misurando la tensione sull'intera banda coperta del generatore, che è di 745 kHz. La seconda cosa che ci racconta la formula esplicitata da HP è che la larghezza di banda del segnale di rumore bianco è pari a 745 kHz. È scritto qui. Nella realtà sappiamo che il generatore non si comporta come la traccia rossa, ma come la traccia nera.
Entrambe queste due risposte producono lo stesso effetto Joule sul carico collegato all'uscita, cioè faranno misurare la stessa tensione efficace. La curva ideale viene calcolata dal costruttore ed è molto più facile da utilizzare. Possiamo pensarla come una serie continua di 745.000 rettangolini, largo ciascuno 1 Hz, tutti con lo stesso livello. Ok, bellissimo, ma a cosa serve tutto questo ragionamento? Iniziamo con il calcolare quanto sarà la tensione di rumore relativa ad una larghezza di banda di 1 Hz. Nel nostro caso dobbiamo dividere i nostri 320 mV per la radice di 745.000, proprio come indicato da HP nella sua formula. Vi ricordate? Così facendo otteniamo una tensione di rumore pari a 371 microvolt RMS su radice di Hertz. Non preoccupatevi se l'unità di misura appare complicata. Essendo il rumore una serie infinita di sinusoidi distribuite in modo casuale sull'intera banda, che appaiono, scompaiono e poi riappaiono, si sommano e sottraggono l'una con l'altra, ne risulta appunto un segnale di rumore caotico ma controllato. Abbiamo una potenza che si manifesta per effetto Joule. Con un ragionamento analogo a quello appena visto per la tensione, possiamo definire la potenza espressa dal rumore all'interno di una banda di solo 1 Hz. Possiamo pensare a milliwatt su Hertz, per esempio, come alla densità di potenza dovuta dal rumore all'interno di una banda di 1 Hz. Se la larghezza della banda dovesse aumentare a 240 Hz, ad esempio, basterebbe moltiplicare la densità di potenza manifestata in 1 Hz per 240 ed otterremo la potenza dovuta dal rumore all'interno della nuova e più ampia banda. Molto pratico. Una volta che conosciamo l'impedenza, nel nostro caso 50 ohm, tensione e potenza sono legate a filo doppio. Ad un preciso valore di potenza corrisponde un preciso valore di tensione. Pertanto, partendo dai watt su Hertz, arriviamo a volt su radice di Hertz. È solo un corretto gioco delle unità di misura, per cui non fatevi trarre in inganno e soprattutto non scoraggiatevi. Ma torniamo a noi. Dicevamo che la nostra noise voltage è pari a 371 microvolt su radice di Hertz. Analogamente a quanto detto poco fa per la potenza, facendo scorrere la tensione di rumore all'interno di un filtro di cui non conosciamo la larghezza di banda, possiamo misurarla proprio grazie alla tensione misurata all'uscita del filtro. Finalmente facciamo ora due misure reali. Con un dispositivo Cronite realizziamo un doppio passabasso serie, entrambi i filtri con frequenze di taglio a 5 kHz. Mi aspetto di riscontrare una banda passante inferiore ai 5 kHz. Come si vede dalla slide, seguendo il procedimento che ho descritto in questo video, ottengo una banda passante di 4541 Hz. Molto bene. Proviamo ora a realizzare un filtro passabanda centrato a 6 kHz, configurando un filtro come passabasso ed il secondo come passalto. Anche in questo caso il risultato è molto soddisfacente, mostrando una banda passante di soli 726 Hz, cioè il filtro complessivo ha un fattore di qualità Q maggiore di 8. Devo dire che sono molto soddisfatto. Spero che anche questa video esperienza sia stata per te interessante e ricca di spunti da approfondire per una maggiore conoscenza. Il bello è proprio che non si finisce mai di crescere, volendo.
Mi farà piacere se lascerai un like o vorrai iscriverti al mio canale. Ci risentiamo alla mia prossima avventura.